Ciao da Fulvia, bentrovati e ritrovati in Blue Spin Art. Ecco qui il mio top meraviglioso, l'ho appena finito. Vedete qui tutte le grammi sono esagonali ed è stato un lavoro che ha richiesto particolare attenzione. Questo perché nel web questo tipo di top lo trovate spesso tutto unito, quindi senza l'apertura centrale. Io ho voluto un po' modificare il modello e sono andata un po' a cercare la possibilità di unire gli esagoni in modo armonico. Vedete qui la soluzione che ho trovato è creare la porzione di grammi. Già in un altro video vi ho fatto vedere come realizzare questa piccola grammi con 2 petali e 2 metà. In questo video vi farò vedere un'ulteriore lavorazione relativa alle spalline che prevede la realizzazione di 3 petali insieme, esattamente una metà di grammi. Troverete infatti uno spazio dedicato speciale step by step e vi faccio vedere anche come realizzare questa spallina. Ecco, spalline che ho studiato in modo attento come inserirle. Come dicevo, nei modelli che normalmente si trovano nel web, le spalline sono create direttamente dalla grammi esagonale intera. Io dopo una prova ho constatato che diventavano effettivamente molto grosse sulle spalle, come gusto non mi convinceva e allora ecco che ho realizzato per l'appunto, come vi dicevo, la sezione a metà della grammi esagonale. Un'ulteriore specifica che vorrei farvi è che nel modello che inizialmente avevo valutato, anche la parte alta del mio seno aveva preso in considerazione la grammi, così come la vedete con i 2 petali e le 2 metà, posizionata in orizzontale. Anche qui, dopo un'attenta valutazione sempre della zona spalline, ho smontato, ebbene sì, il lavoro in prossimità della spallina e ho deciso di montarla per il verticale. Quindi è stata tutta una lavorazione che ho fatto passo per passo insieme a voi. Vedrete quindi i prossimi video dove ancora non avevo diciamo così ottimizzato la struttura nel modello. Se non vi è chiaro qualche passaggio, per favore scrivetemelo nei commenti perché ho dovuto restringere in modo esaustivo la lavorazione. Dunque, vi lascio così al seguito del video, ricordatevi di iscrivermi se avete qualche domanda da farmi. Complessivamente si tratta di realizzare una striscia di grammi esagonale, mettendole di fianco una all'altro, e la parte finale realizzarla con delle porzioni di grammi. In ultimo, come vedete, per la chiusura ho fatto una piccola string e l'ho inserita proprio nei buchini dei petali. Questa creazione, tutto questo lavoro è veramente studiato passo per passo, ve lo dedico. Se avete anche eventualmente del filato in più che vi avanza, potete affrontare meglio la rifinitura e quindi aumentare magari di qualche riga tutto intorno al perimetro, sempre con i punti bassi per ogni punto sottostante. Io ho utilizzato 200 di panna e 100 di ruggine, l'uncinetto è sempre il 3. Bene, vi lascio al mio lavoro, vi saluto, vi aspetto per i vostri commenti, non mi resta che augurarvi buono spin. Ciao da Fulvia.
Ho realizzato tante grammi esagonali e ho iniziato a posizionarle su un tavolo per comprendere meglio come assemblarle tra loro. Vedete, io ho ripreso un modello sul web, ho fatto queste file di 5 grammi che rimangono laddove ci sono le spalline e poi queste metà proprio come porzione di grammi. Ho fatto 2 pannelli, quindi sopra e sotto, vedete, sopra e sotto, e le mie porzioni di grammi, così come vi avevo fatto vedere in un altro video, le ho anche chiuse con questa righina di punti bassi. Bene, adesso vediamo un po' come procedere e uniamole tra loro. Così come vedete io ho utilizzato ago e filo ed ecco qua le 2 porzioni realizzate. Ho unito le grandi tra loro e vedete già che prende forma il modello. Questa è la parte posteriore, quindi vedete già le spalline e tutta la schiena. Il frontale è aperto, ho deciso di affrontare questo top lasciandolo aperto sul frontale e quindi spalline, spalline e le granny che intervengono con le loro metà proprio a chiudersi frontalmente. Poi sceglieremo di inserire una stringa, un nastrino. Vediamo poi come ultimarlo. Le granny che vedete sul fianco saranno quelle che poi verranno attaccate con il pannello posteriore e di fatto arrotonderanno intorno al corpo e si chiuderanno tra di loro, quindi realizzando di fatto una metà sul frontale e una metà sul posteriore. Arriviamo così a chiudere definitivamente il nostro top. Vediamo uno sopra l'altro, 1, 2. Ecco, qui vedete il diagramma di tutte le grammy che ho utilizzato. Ho utilizzato A, B, C per farvi vedere la diversità proprio delle 3 misure. Ecco, ci siamo. Ho chiuso tutti insieme le granny così come le avevo inizialmente pensate e questo è proprio tutto il top steso, aperto. La parte della schiena, una parte di chiusura verso il seno con la cuspide, in questo modo che si chiuderà a centro seno, e anche l'altra parte mi manca di fare le ultime 2 a chiudere verso il centro del seno. Poi vi avevo fatto vedere le spalline inizialmente pensate intere, quindi le avevo già montate e le avevo già ipotizzate per un totale di 5, se non ricordo male. Le ho provate, ho visto che erano troppo importanti rispetto alla mia spalla, rispetto al mio décolleté e ho deciso di farle più strette, quindi qui le vedete già realizzate sulla metà. Quindi esattamente sulla metà dell'African Flower ho realizzato quella che è la spallina e l'ho fatta un po' più piccola del classico esagono. Adesso vedete nelle prossime immagini come le ho realizzate, sono velocissime. È un'ulteriore lavorazione che si può fare anche a seguito di quelle che già vi ho fatto vedere in un video precedente, in cui prendevo in considerazione la metà
orizzontale sull'angolo, in questo caso la metà è sul lato. Comunque lo vedrete nelle immagini successive. Quindi una prima spallina l'ho già abbozzata, la chiuderò. Adesso realizzo anche l'altra. Questo è di fatto tutta la circonferenza da schiena, seno, seno. Realizzo anche le altre due metà, questa volta sempre sull'angolo, così come ho fatto queste, e poi chiudiamo il nostro top. Per le spalline ho scelto di fare metà Granny African Flower. Abbiamo visto in un altro video come si compone la Granny intera e come si compone una porzione di Granny che è di fatto sempre una metà. Però vedete, i petali sono 2 interi e 2 metà di petalo. Adesso le mie spalline le creo sempre sulla metà dell'African Flower, però prendendo i 3 petali completi. Per la porzione di Granny che abbiamo fatto nell'altro video, di fatto prende in considerazione questa metà, cioè 2 angoli e le metà dei petali. Vedete? Mi avvicino un po' di più. Ecco. 2 petali e 2 metà. Adesso con le spalline, anziché prendere la metà, qui vediamo in orizzontale, prendo la metà in verticale. Mi avvicino, così la vedete meglio. Sono 3 petali, 1, 2, 3 e sono completi, quindi è la metà esagonale presa esattamente nel centro del lato. Qui la prendavamo nel centro dell'angolo e quindi in questo senso, da angolo ad angolo. Qui invece lavoriamo la Granny sul centro del lato. In questo modo mi si formano 3 petali completi e la mia spallina può lavorarsi sul verticale. Vi faccio vedere, ho già fatto qualcosa per darvi, ecco qui, non so se vi è chiaro, poi ve lo stenderò meglio. Io ho la mia spallina che sale come una striscia dal top verso la spalla. Adesso mi concentro sulla lavorazione di questa porzione di Granny African Flower, poi vi faccio vedere aperto il top come viene. Allora, la parte centrale è formata da 2 gruppetti di punti alti con un primo punto alto che apre la nostra stellina centrale. Quindi cerchio magico, incrociamo il filo, tiriamolo su, lo blocco già di 1, ok, e facciamo un primo punto alto che è la nostra stellina aperta, quindi 3 catenelle, poi una di separazione e il primo gruppetto di 2 punti alti, 1, 2, una di separazione e un altro gruppetto
fatto di 2 punti alti, uno di separazione e l'ultimo punto alto, che è l'apertura della mia stellina. Chiudo e adesso giro il lavoro e inserisco nella testa di quest'ultimo punto alto il cambio del colore che mi interessa. Quindi entro, tiro bene, prendo il bianco, attenzione dove l'ho messo, qui, bianco che poi è il panna, va bene, comunque. Entro nei 2 spazietti, tiro bene il filo e ritorno dentro nello spazio e faccio il primo punto alto, e adesso creo di fatto l'anima del mio petalo, quindi 2 punti alti, separazione di una catenella, 2 punti alti. Uno l'ho fatto, un altro punto alto, separazione e altri 2 punti alti. E questo è già la prima apertura del petalo. Senza separazione prendo, carico il filo, lascio i 2 punti alti sottostanti, entro nello spazio successivo e anche qui 2 punti alti, separazione, catenella e altri 2 punti alti. Creo quello che è l'abbozzo del mio petalo. Qua cos'è? Ah sì, questo qua è l'unione del filo, va bene. Quindi senza separazione, mannaggia mi trovo proprio col filo qua, vabbè lo nasconderò sotto, punto alto, nell'ultimo spazio sottostante, separazione e altri 2 punti alti, 1 e 2. Ecco, questo qua sono i primi 2 giri della mia metà di granny. Giro il lavoro ed entro non nella prima testa del punto alto che ho appena terminato, ma in quello dopo. Prima mi alzo di una catenella, entro nel secondo punto alto e faccio un punto bassissimo. Quindi rimango proprio schiacciata sulle teste dei punti alti. Adesso entro nello spazio che ho fatto tra i 2 gruppi di punti alti con un punto basso, che è di fatto la prima catenella del punto alto, e altri 2 catenelle. Questo è il primo punto alto, ne devo fare in tutto 7 nello spazio sottostante, quindi uno l'ho fatto, ne devo fare altri 6 e faccio il petalo. 2, 3, 4, 5, 6. Ora, senza separazione, mi butto subito, non nel primo spazio ovviamente, perché è quello che unisce i petali, ma nello spazio fra i 2 punti alti, e anche qua 7 punti alti. 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Ecco i 2 petalini fatti, l'ultimo nello spazio sotto, e anche qua ne faccio 7. È proprio veloce questa porzione di granny, non porta via nemmeno troppo filo. 4, 5, 5, 6, 7. E rimane una buona alternativa per creare le spalline di simpatici top, in qualsiasi colore voi lo facciate. Ora mi trovo sullo spigolo e sul lato verticale della mia granny, quindi con il filo marrone che io ho lasciato sotto mi infilo in testa al punto alto che io ho sul lato, entriamo aiutandoci con la punta del mio uncinetto, ecco, prendo l'altro colore e lo tiro su e prendo una catenella. Vedete che io tengo sempre il filo bianco lì e tiro su con 2 catenelle il mio colore marrone. Con la terza catenella io chiudo tutta la lavorazione lì. Vedete? Adesso tiro il colore bianco e chiudo su il colore. Giro, tiriamo bene i fili, sul primo spazietto tiro su col colore ruggine il primo punto basso. Adesso negli altri spazi, visto che tutti gli African Flower del body li ho circondati di mezzo punto alto, inserisco i mezzi punti alti. 1, 2, 3, di fatto siamo all'ultima riga e in chiusura, e 4. 4 siamo in mezzo. 1 di separazione, stiamo facendo l'angolino del lato, rientro nello stesso e proseguo 1, 2, 3, adesso entro a prendere col filo le 2 righe del colore sottostante per creare proprio il motivo dell'African Flower con un punto alto e ancora i mezzi. Proseguo sull'altro petalo, mezzo, 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 e sono 1, 2, 3, nel quarto ancora mezzo, e il quarto fa l'angolo, quindi 1 di separazione, rientro nello stesso, che è il quarto punto alto sottostante, e adesso ancora 3. 1, sono mezzi punti, 2, 3. Sto finendo il ruggine, speriamo che mi basti. 1, prendo dentro tutti e 2 gli spazi del filo beige dei petali sotto, tiro su e qua creo il punto alto unito ai 2
alle 2 righe sottostanti e poi ancora l'ultimo petalo, mezzi punti, mezzo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sul quarto faccio l'angolo, mi sa che non ho preso l'ultimo, 1, 2, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono andata avanti di 1, scusate, devo ritornare indietro, se no mi devono essere 7 e quindi devo prendere il primo che è qua, che è proprio nell'angolino qua. Ok, 1, 2, adesso ci siamo, 3, 4, ok, l'angolo, 4, 3, 2 e l'ultimo 1. Abbiamo fatto tutto il perimetro della nostra metà. Ora dobbiamo chiudere e creare il lato lungo. Quindi siamo arrivati in testa. Per comodità forse mi conviene tagliare il filo bianco, altrimenti me lo trovo sempre in mezzo, mi dà fastidio. Togliamo questo, ok. Adesso ci troviamo a chiudere il lavoro creando il lato lungo, quindi mi sono fermata così, devo iniziare la lavorazione su questo lato. Stringiamo bene il centro. Allora creo con lo stesso gancio di lavorazione un primo punto basso nello spazietto del colore ruggine e poi 1, 2, nel primo punto alto sotto altri 2, 1, 2 e sono 2, 4 e 1, 5, altri 2, 6, prendiamo dentro anche sto filo così magari lo nascondiamo, 6, 7, l'ottavo lo facciamo dentro al centro e adesso ne facciamo 7 da questa parte, quindi 1, 2, dentro il corpo del punto alto sotto, 3, 4, il marrone, 5, 6 e 7 sul corpo del primo punto. Ecco, poi nascondiamo tutti i fili ovviamente che rimangono fuori, tagliamo gli eccessi e questo è la nostra metà, vedete, sulla metà dell'American Flower dove c'è il lato. Invece nel video che vi ho preparato precedentemente prendevo in considerazione la metà tagliando il centro degli angoli.
Questa gramni la potete lavorare tenendo sempre conto di quanti petali vi interessano. Potete fare anche una micro porzione volendo, prendendo in considerazione soltanto il quarto. Basta semplicemente che consideriate la lavorazione dei petali che è presto suggerita da questo pacchetto di punti alti. Bene, per le mie spalline non resta altro che mettere in fila tra loro le metà di questi African Flower e creo una graziosa spallina. Nel mio caso di un top che sta venendo veramente meraviglioso. Ecco, queste sono le spalline realizzate per la metà. Vi ricordate? Io inizialmente le avevo montate intere, poi dopo una prima prova ho verificato che erano troppo importanti, non mi soddisfavano a livello estetico e le ho realizzate per la loro metà. Ecco qua benissimo, il top è decisamente terminato. Lo vedete all'apertura frontale ho inserito la stringa che ho inserito appunto nei buchini dei petali. Potete personalizzarlo come volete con dei nastrini di seta e adesso qua le spalline vedete come ho ottimizzato, era orizzontale, l'ho messa verticale da una parte e dall'altra, sempre orizzontale, verticale, e una volta vestito è perfetto. È una creazione decisamente molto estiva e ovviamente a secondo di quanto è la vostra circonferenza potete aumentare le grammi, quindi una fascia di grammi con le spalline, molto carina, molto d'effetto.